Bentrovati ragazzi, o benvenuto se sei nuovo in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. Tra le mie mani AD400 flash che avevo parlato in abbondanza qui nel mio canale. Trovi una playlist dedicata con tantissimi video, tantissimi contenuti, quindi se vuoi ancora informazioni riguardanti questo flash ti lascio il link qui sopra alla playlist. Ma nel video di oggi ti parlo dell'inconveniente che ho avuto proprio nello shooting che andremo a vedere adesso, che è già iniziato a vedere. Purtroppo a un certo punto ha smesso di funzionare e ti racconterò se è stato possibile riparare questo guasto. Ok ragazzi, molti di voi mi hanno contattato anche ultimamente, mi hanno detto che hanno avuto un problema simile a quello che ti racconterò proprio con la D300, quindi segui con attenzione questo video che molto probabilmente potrà tornarti utile. Ok ragazzi, a questo punto vediamo cosa è successo durante lo shooting e perché ha smesso di funzionare questo AD400, e vediamo anche se poi alla fine sono riuscito a risolvere il problema, così magari aiuto qualcuno di voi. Ultimamente due amici che mi seguono proprio qui sul canale, anche su Instagram, mi hanno contattato e mi hanno detto che hanno un problema che ritengo molto simile al mio con la D300. Spero di aiutarvi, spero che non sia nulla di grave. Io non sono un tecnico, se mi chiedete queste cose, se so, ovviamente vi aiuto con piacere. Ok ragazzi, innanzitutto ti ringrazio anche per essere arrivato fino a questo punto del video, e se ti va magari lasciami un like, che per me è molto importante. E se tra di voi in questo momento c'è qualcuno che ha avuto recentemente o anche in passato problemi proprio con i flash Godos, magari lasciami il tuo feedback e raccontami come è andata a finire, se poi hai risolto, hai sistemato il tuo flash. Piccola precisazione che va fatta ovviamente prima di dirvi cosa è successo, è che ovviamente io possiedo questo AD400 da diverso tempo, praticamente da quando è uscito, quindi agosto del 2018, quindi la garanzia non è più valida, però da quando
in mio possesso, non ho mai avuto problemi, non ho mai dovuto mandarlo in assistenza per problemi di fabbricazione, questo tengo a sottolinearlo, e posso anche dirti che non ho mai avuto nessun tipo di problema anche con altri prodotti della Godos. Quindi questo ovviamente va detto. Gli unici due problemi che ho avuto è quello che ti andrò a dire oggi e quello riguardante la batteria, che è anche quello dovuto purtroppo a una mia mancanza. Trascurato la batteria, te ne ho proprio parlato in un video dedicato, magari dacci un occhio, che è decisamente molto interessante, perché non è valido solo per la D400 ma per qualsiasi tuo prodotto che utilizza una batteria al litio, questo va detto. L'altra precisazione che devo dirti è che il giorno che ho fatto questo shooting che hai appena visto è che in precedenza, alcune ore prima, avevo fatto un altro servizio fotografico dove all'incirca avevo scattato 200 foto, quindi calcoliamo 220 lampi con la D400, sempre lui, quindi ho utilizzato sempre la stessa batteria. Però quando ho iniziato lo shooting che hai appena visto avevo proprio controllato la batteria ed era al 50% all'incirca, quindi non avevo problemi di autonomia. Sotto quel punto di vista ero sicuro, perché quando scattiamo a una potenza di un ottavo, un sedicesimo, la batteria della D400 hai un'autonomia di oltre 1000 lampi ed è decisamente una buona cosa. La prima cosa che ho controllato è stato ovviamente se il mio X Pro Godos ovviamente comunicava con la D400. Poteva succedere che involontariamente cambiavo il canale, alle volte mi è successo con l'XT2, però ovviamente ho verificato subito e non era quello. Quindi a questo punto l'unica cosa che mi era passata per la testa era che la D400 potesse essere entrato in protezione. Protezione vuol dire che smette di funzionare perché si è surriscaldato. Alcuni flash lo fanno, a me mi era successo nel 2017 esattamente con la D200. Avevo ordinato proprio dalla Cina questo flash proprio perché a marzo del 2017 non era ancora disponibile negli store italiani, tantomeno in Europa, e io volevo avere questo flash al più presto. In effetti appena mi è arrivato l'ho subito provato e ho voluto subito provarlo su uno shooting che purtroppo dopo 50 foto, 50 lampi della D200 ha smesso di funzionare. Purtroppo in quel momento so che mi ero arrabbiato moltissimo, perché solo l'idea di rispedire in Cina era decisamente una scocciatura. Poi la sera, quando sono andato a casa, ho ovviamente controllato, ha ripreso a funzionare e ho scoperto che era entrato in protezione. E purtroppo in quel periodo la D200, quando facevo una trentina di lampi proprio con la D200, entrava in protezione molto facilmente, e questo era decisamente una scocciatura. Però la Godos aveva sistemato molto velocemente con un firmware che risolveva proprio questo problema, e da quel momento ha sempre funzionato bene. Poi è uscito la D200 Pro e questo problema è del tutto scomparso. Ok ragazzi, con la D400 questo problema di surriscaldamento fino ad oggi io non l'ho mai avuto. Tengo a specificarlo anche perché ho provato a metterlo sotto stress proprio scattando alla massima potenza e si è sempre comportato bene. Al suo interno c'è una bella ventola che lo raffredda, quindi questo problema sapevo che non l'avevo mai avuto in passato, però a questo punto non avevo soluzioni. Quindi come avete visto ho fatto qualche foto senza utilizzare nessun tipo di flash. Poi avevo riprovato, visto che ancora non funzionava, quindi ho abbandonato l'idea di utilizzare la D400 e come avete visto ho tirato fuori la D200 che porto quasi sempre con me, però purtroppo non avevo nessun bracket nell'S1 né nell'S2 per attaccare il mio softbox con attacco Bowens mount, quindi l'unica cosa che avevo era quella specie di parabolina lì che purtroppo non è il massimo, però alla fine dovevo fare ancora una decina di foto e dopo sono tornato a casa. Se si presenta una situazione simile alla mia, allora la prima cosa che ti consiglio di fare, ovviamente la più banale, è premere il classico tasto test. Lo premiamo, se lampeggia vuol dire che il flash funziona perfettamente, quindi il problema potrebbe essere un altro, quindi verifica che il tuo trigger sia collegato esattamente al tuo flash. Se una volta premuto questo pulsante non emette il lampo, allora la prima cosa che ti consiglio di fare è prova a fare anche il reset del flash. Nella D400 basta entrare nel menu alla voce reset, nella D300 e nella D200 devi pigiare contemporaneamente due tasti.
Se fatta questa cosa non funziona ancora, l'ultimo consiglio che ti posso dare è quello di estrarre il tuo bulbo, verifica che i contatti P non siano ossidati, dargli una pulitina e se a questo punto ancora non funziona, purtroppo allora dovrai mandarlo in assistenza. Il giorno successivo, ovviamente, ho controllato la D400, ero decisamente tranquillo perché ero convinto di risolvere il problema molto facilmente e di far funzionare la D400 come al solito, però purtroppo mi sono proprio reso conto che era un problema hardware. Per un attimo ho pensato che fosse anche un problema del bulbo, che si fosse bruciato, guastato, però prima ovviamente di ordinare questo pezzo di ricambio, che è decisamente più costoso perché il bulbo della D400 costa 250 euro, dobbiamo avere la garanzia che è decisamente guasto, quindi per farlo dovevo verificare questo bulbo su un altro D400. Io ne possiedo solo uno, quindi sono andato da un collega che ha la D400 e ho chiesto la cortesia se potevo testare questo bulbo, e una volta inserito nel suo D400 ho avuto la conferma che era funzionante al 100%. Quindi a questo punto le soluzioni erano due: la prima, la più logica, quella di mandare direttamente in centro assistenza ufficiale Godos a Bucarest la D400, quindi sicuramente sarebbe stato via diverso tempo, 30-40 giorni lavorativi, cosa che non volevo fare perché era decisamente una perdita di tempo, però se non avevo soluzione poco mi restava, quindi mi sono giocato l'ultima carta, ho cercato un service qui in zona a Timisoara. Ovviamente non mi aspettavo di trovare un centro che ripara proprio i flash della Godos, perché è già difficile trovarlo qua in Romania, a Bucarest, figuriamoci qua nella città dove vivo io. So che è difficile anche in Italia per alcuni di voi trovare un centro di assistenza Godos che ripara i flash, quindi ho cercato, alcuni amici mi hanno consigliato un centro assistenza, sono andato lì e quando mi hanno visto arrivare col flash subito mi hanno detto che non mi avrebbero aiutato, che loro non si occupano di queste cose. Poi tramite un altro amico che ha insistito mi hanno aiutato, insomma gliel'ho lasciato lì e dopo 2 giorni mi hanno richiamato e mi hanno detto che avevano risolto il problema. Praticamente loro mi hanno dato ovviamente più dettagli tecnici che adesso io non me li ricordo. Praticamente si è staccato un cavetto flat dalla scheda madre, ok? Molto probabilmente mi hanno detto che si è staccato dalle vibrazioni che ho causato io muovendo la D400 durante questi anni. Può succedere, perché no? Forse potrei averlo sistemato anch'io questo problema se lo avessi aperto, però ho voluto evitare proprio per non peggiorare la situazione. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Se sei nuovo nei flash God stai tranquillo che i problemi raramente si presentano, quindi se hai qualche problema ce l'hai subito all'inizio, quindi sei ancora in garanzia, rispedisci indietro il prodotto e te lo fai cambiare, sei a posto. Detto questo, io ti saluto, ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video, ovviamente dedicato alla fotografia di ritratto. Ciao e alla prossima!